effettuiamo l'upload all'interno della cartella privata, ci impostiamo il file bdrope, eseguiamo l'upload e come vedete, una volta che abbiamo inoltrato la richiesta, la pagina viene aggiornata e qua troviamo caricato in tempo reale il nostro file. Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, stai nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa video guida ci siamo lasciati con la definizione della funzione per creare le cartelle all'interno del nostro server. Oggi, come promesso nella scorsa video guida, andiamo a caricare i file all'interno del nostro server. Quindi per prima cosa ci spostiamo nel nostro editor, nel file elenco file, a fianco all'input per creare le nuove cartelle aggiungiamo un nuovo input, sempre type image, icone upload to folder .png, gli diamo le stesse caratteristiche dell'input new folder, quindi per creare una nuova cartella. Qua come titolo gli diciamo upload file e al click sulla nostra sull'input type image richiamiamo la funzione show popup file. Quindi andremo a creare questa funzione che ci mostrerà il pop-up per caricare i file. Ora andiamo a visualizzare l'anteprima. Perfetto. Quindi dicevamo al click su questa cartella andiamo a generare il pop-up. Quindi in cloud personale, come abbiamo fatto per il pop-up delle cartelle, definiamo la funzione show pop-up file e quindi andiamo a modificarci tutte le istruzioni per creare il nostro pop-up. Bene, nell'intestazione del file dichiariamo la variabile, quindi pop-up file, e al click sulla nostra funzione richiamiamo il file privata sezioni account personale e creiamo un nuovo file che lo chiamiamo upload file.php, che ovviamente ora andremo a creare. Quindi salviamo, creiamo un nuovo file e lo salviamo ovviamente all'interno della cartella account personale come upload file.php. All'interno di questo file, come abbiamo fatto per nuova cartella, inseriamo il nostro form, quindi andiamo a ricopiarcelo e ce lo modifichiamo. All'interno del file vediamo di strutturare quindi il form per selezionare un file. Allora come nome campo gli diciamo seleziona file, campo obbligatorio, e al posto della input type text ci mettiamo un input type file, id file e name. File. Bene, poi il pulsante lo chiamiamo upload file e poi andiamo ad eliminare il click, quindi l'evento al click sul nostro pulsante, perché in realtà non andremo a utilizzare Ajax ma racchiuderemo i dati all'interno di un form. Quindi form method post, l'action per il momento lo lasciamo vuoto, lo completiamo una volta che creiamo anche il file che riceverà i dati e poi gli aggiungiamo la dicitura enctype multipart form data, ovviamente per utilizzare il campo file. Racchiudiamo la nostra tabella. Bene,
e per il momento nell'head lasciamo soltanto i tag script, quindi andiamo a eliminare la nostra funzione, salviamo, premiamo F5, selezioniamo la cartella per fare l'upload. Perfetto, è stato caricato correttamente il form per selezionare i nostri file. Perfetto, ora andiamo a creare il file che riceverà i dati postati, quindi faremo uno nuovo file e lo salviamo ovviamente all'interno della cartella account personale come move file.php. E per il momento all'interno di questo file andiamo a dirgli if $_files di file al campo error è uguale a 0, quindi non abbiamo riscontrato degli errori nel caricamento, andiamo a spostare il file provvisoriamente all'interno della cartella privata, quindi non andiamo a considerare il percorso invece selezionato, ossia la cartella selezionata come in questo caso. Quindi di default andiamo a spostare il file all'interno della cartella privata, quindi gli diremo move uploaded file e gli passiamo ovviamente come sempre $_files al campo temp name, quindi il percorso temporaneo dove viene salvato all'interno del nostro server, e poi il percorso di destinazione. Ora, per quanto riguarda il percorso di destinazione, qua stiamo operando all'interno della cartella account personale, quindi dobbiamo uscire dalla cartella account personale, dalla cartella sezioni, e quindi ci ritroveremo all'interno della cartella privata e poi ci concateniamo $_files al campo file di name, quindi il nome originale del file. Perfetto, altrimenti, quindi else, salviamo in sessione l'errore, quindi apriremo, scusate, inizializzeremo la sessione, salviamo in sessione l'errore, quindi session alert sarà uguale a errore upload file non riuscito. Bene, poi gli diciamo if isset session alert header location location upload file .php. Perfetto, quindi salviamo e in upload file ci inseriamo il controllo sulla variabile sessione, quindi nel caso inizializziamo la variabile alert, recuperiamo l'alert di riferimento e poi prima del nostro form, insomma prima delle righe del nostro form, ci stampiamo un tr td callspan 2 class errore
e all'interno ci stampiamo la nostra variabile alert. E ovviamente dobbiamo anche far partire la nostra sessione, quindi qua dovremo dire session start. E poi ovviamente al nostro form dobbiamo aggiungere nell'action il file da richiamare, quindi move file.php. Salviamo, premiamo F5, selezioniamo il pop-up per caricare i nostri file e innanzitutto andiamo a fare l'upload senza passare alcun dato. Come vedete la pagina ci dà errore, upload file non riuscito, perché giustamente non stiamo postando alcun dato tramite il nostro form. Ora andiamo a selezionare dalla cartella icone il file add.png, rieseguiamo l'upload. Come vedete l'header location in questo caso non è impostato, perché in realtà l'abbiamo impostato solo in caso di errore, e dovremo aver ricevuto correttamente il file all'interno della cartella privata. Quindi premiamo F5 e come vedete ora abbiamo all'interno della nostra cartella privata il file add.png. Perfetto, quindi l'upload dei dati va a buon fine. Ora come prossimo step dobbiamo passare alla nostra funzione per spostare i file, quindi move file. Alla nostra funzione dobbiamo passare la directory dove fare l'upload dei dati, in questo caso la cartella CSS, quindi il percorso privata /css. Quindi sostanzialmente la variabile cartella che abbiamo definito nella precedente video guida. Quindi nel nostro file upload file, quindi nel nostro pop-up, all'interno dei tag script definiamo la variabile cartella e poi gli diciamo window.load onLoad uguale a event, e facciamo quello racchiuso all'interno delle graffe. L'idea è di andare a leggere il valore della cartella selezionata nel file principale, quindi la variabile car. Una volta identificato il valore aggiungerlo al nostro form e poi nel file move file recuperarlo per poterlo utilizzare nella nostra funzione move upload. Bene, quindi per prima cosa all'interno di window onLoad alla variabile cartella, una volta che viene caricato il nostro pop-up, associamo con window.opener la variabile car, quindi quella presente all'interno del file principale. Perfetto. Poi dobbiamo identificare il nostro form, quindi gli daremo un id, lo chiamiamo form file. Bene, quindi dicevamo dobbiamo identificare il nostro form, quindi var form sarà uguale a document.getElement by id, e qua ovviamente ci va l'id del nostro form. Poi andiamo a creare l'input da aggiungere al nostro form, che sarà uguale a document.createElement tag input. Definiamo la tipologia, quindi input.type uguale hidden, input.value la nostra variabile cartella e input.name uguale cartella.
Bene, e per finire gli diciamo form.append child input, quindi inseriamo il nostro input all'interno del form. Perfetto, salviamo, premiamo F5, analizziamo il nostro pop-up, quindi nella sezione scusate, nella cartella privata, analizziamo il nostro form e come vedete è stato creato il tag input type hidden name cartella e value vuoto. Questo perché siamo all'interno della cartella privata e non abbiamo, come abbiamo visto nella precedente video guida, tramite la funzione genera elenco, che viene richiamata al click sulle nostre cartelle, non le abbiamo definito, scusate, non abbiamo passato i valori della cartella e del percorso e quindi risultano al momento vuoti, perché li abbiamo dichiarati volutamente vuoti a inizio file. Se noi invece ora ci spostiamo all'interno della cartella CSS, riapriamo nuovamente il pop-up e analizziamo nuovamente la pagina, potremo constatare che l'input type hidden name cartella ha come value slash privata slash css. Perfetto, quindi sta passando o meglio sta inserendo correttamente l'input hidden con il valore di riferimento all'interno del nostro form. Bene, quindi nella nostra funzione move file, all'interno dell'if, quindi se non ha riscontrato errori, gli diciamo if post cartella è diverso da stringa vuota, allora directory sarà uguale a post cartella, altrimenti vuol dire che stiamo operando nella cartella privata, $directory sarà uguale a privata. Bene, e prima della nostra variabile file di name inseriamo directory e ci concateniamo uno slash, e visto che stiamo passando e quindi considerando anche la cartella privata, allora con questi due slash ci ritroviamo all'interno della cartella privata, quindi ne aggiungiamo un terzo in modo da risultare all'interno della cartella htdocs. Quindi salviamo, premiamo F5, selezioniamo un file differente da inserire all'interno della cartella privata, per esempio questo file ask.png, diamo conferma, premiamo F5, come vedete è stato inserito correttamente il file ask.png all'interno della cartella privata, ci spostiamo all'interno della cartella CSS, rieseguiamo l'upload per esempio del file add.png, premiamo nuovamente su upload, F5, rientriamo all'interno della cartella CSS, come vedete ora abbiamo caricato correttamente anche il file passando il percorso assoluto della cartella CSS. Bene, ora come prossimo step andiamo a una volta effettuato l'upload dei dati ad aggiornare anche la funzione elenco file in modo da evitare di dover premere F5 per visualizzare il risultato. Una volta che viene effettuato l'upload dei dati, se è settato l'alert abbiamo detto header location, perfetto, altrimenti facciamo l'header location sempre alla pagina upload file, ma tramite l'URL gli passiamo status uguale
1. Bene, e nel file upload, prima del nostro form, gli diciamo if isset get status, quindi se il caricamento del file è andato a buon fine, apriamo i tag script e li richiudiamo. E all'interno dei tag script andiamo a richiamare la funzione genera elenco e gli passiamo il percorso e la cartella che abbiamo utilizzato. Quindi gli diremo window.opener.genera elenco e qua identifichiamo con window.opener il valore corrispettivo. Allora window opener percorso e window.opener.car. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5, effettuiamo l'upload all'interno della cartella privata, ci impostiamo il file bdrop, eseguiamo l'upload e come vedete, una volta che abbiamo inoltrato la richiesta, la pagina viene aggiornata e qua troviamo caricato in tempo reale il nostro file. Ora ci spostiamo all'interno della cartella CSS, verifichiamo il corretto upload e quindi aggiornamento della pagina anche in questa cartella. Quindi selezioniamo il file db, diamo conferma e come vedete la pagina si è aggiornata e viene caricato correttamente anche il file db.png. Perfetto. Ora come ultima modifica andiamo a chiudere il pop-up e abbiamo anche finito. Quindi gli diciamo window opener pop-up file.close. Salviamo, carichiamo un altro file all'interno della nostra cartella, scegliamo magari un file Excel, dovremmo averne uno nella cartella htdocs, eccolo qua, font family, eseguiamo l'upload, come vedete la pagina si è aggiornata ed è stato inserito correttamente il file all'interno della cartella ed è stato chiuso contemporaneamente il nostro pop-up. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida ci concentreremo sulla gestione dei file all'interno delle nostre cartelle.